Ciao amici di Italian Pod, sono così felice di avervi qui con noi oggi. Ciao amici, che bello sentirvi dall'altra parte. Pronti per una nuova avventura in italiano? Oggi parliamo di qualcosa che riguarda tutti, come ricordare le parole italiane. Davvero, non solo per un giorno o due, ma per sempre. Esatto, e non vi preoccupate, questo episodio è pensato per chi sta imparando l'italiano da poco, ma anche per chi ha già un po' di esperienza. Anzi, più pratichi, più queste tecniche ti aiuteranno a consolidare quello che sai. In questi prossimi minuti scopriremo insieme perché dimentichiamo le parole e soprattutto cosa possiamo fare per non perderle più. Vi sveleremo 5 tecniche pratiche. Niente teoria noiosa, le proveremo subito con frasi vere, quelle che potreste dire nella vita di tutti i giorni. E non finisce qui. Faremo esercizi insieme, creeremo immagini, racconteremo piccole storie. Tutto per far sì che ogni parola entri nel vostro cuore, non solo nella vostra testa. Ma attenzione, non limitatevi ad ascoltare. Ripetete con noi, fermatevi quando serve. Provate a parlare ad alta voce. L'italiano si impara parlando. E se state pensando, sì, questo è esattamente il tipo di aiuto che mi serve, beh, un piccolo like fa sempre sorridere il nostro team. Perché l'italiano non è solo una lingua, è un modo di vivere, di sentire, di connettersi. E oggi cominciamo a farlo, parola dopo parola. Allora, siete pronti? Cominciamo! Se dimentichi le parole, non è colpa tua. Davvero? Sì, hai sentito bene. Non sei lento. Non hai una memoria debole. Succede a tutti. Il problema non sei tu. È il modo in cui spesso ci insegnano, o ci insegniamo da soli, le parole. Immagina di incontrare qualcuno per strada. Ti dice il suo nome una volta, poi sparisce per sempre. Lo ricorderesti? Probabilmente no. Ecco, le parole imparate da sole, fuori da un contesto, sono come sconosciuti che passano in fretta. Il cervello le nota, ma non le trattiene. Invece, le parole che senti, usi, che ti fanno ridere o arrossire, quelle che dici mentre prepari il caffè o mandi un messaggio a un amico, quelle diventano amiche. Perché il cervello non memorizza liste, memorizza storie, emozioni, momenti, profumi, suoni. Memorizza la vita. Allora oggi smettiamo di studiare parole, cominciamo a conoscerle, a farle entrare nella nostra giornata, nei nostri pensieri, nei nostri gesti. Trasformiamole in amici. E una volta che lo sono, non se ne vanno più. Pronti a farlo insieme? Mai imparare una parola da sola. Mai. Lo diciamo con il cuore, non per regola. Perché una parola isolata è come un pesce fuor d'acqua. Non respira, non vive. Invece, quando la metti in una frase vera, una frase che potresti dire davvero nella tua giornata, comincia a muoversi, a parlare, a servirti. Facciamo subito un esempio. Prendiamo la parola caricare. Non ti serve sapere solo che caricare vuol dire to charge. Ti serve sapere come usarla quando il tuo telefono sta per spegnersi. Allora ascolta queste frasi. Le senti? Sono semplici, ma vere. Devo caricare il telefono. Ora qualcosa di più naturale. Non posso chiamarti, il mio telefono non è caricato. E se sei fuori casa? Scusi, c'è un posto dove posso caricare il cellulare? Vedi? Non stai imparando solo un verbo. Stai imparando a cavartela in una situazione reale. Proviamo un'altra parola. Ritardo. Quante volte ti è capitato di arrivare in ritardo? Ecco alcune frasi che puoi usare subito. Scusa, arrivo in ritardo.
Il treno ha fatto ritardo di mezz'ora. Oggi al lavoro c'era un sacco di traffico. Niente ritardi, per favore. Ora una parola che spesso confonde. Prendere in prestito. Attenzione, non è la stessa cosa di prestare. Esatto. Se tu prendi in prestito, qualcuno ti dà qualcosa. Se tu presti, dai tu qualcosa a qualcun altro. Ecco frasi utili. Posso prendere in prestito il tuo libro? Ho preso in prestito un ombrello dalla biblioteca. Non mi piace prestare il mio computer, ma posso prestarti le cuffie. Infine, una parola piena di immagini. Disordinato, disordinata. Pensa alla tua scrivania dopo una settimana di studio o ai capelli la mattina dopo una festa. Frasi che senti sulla pelle. La mia stanza è un disastro. Sono troppo disordinata. Mio fratello lascia sempre i vestiti in giro. È proprio disordinato. Dopo la cena con gli amici, la cucina era completamente disordinata. Ora tocca a te. Scegli una parola che hai imparato di recente e crea 3 frasi tue. Non perfette, vere. C'è una regola semplice, quasi magica. Usala o perdila. Sembra duro, ma è vero. Il cervello è come un giardiniere saggio. Se vede che una piantina non serve, la toglie per fare spazio a qualcosa di utile. E le parole che non usi? Le considera erbacce, le cancella. Ma se le usi, anche una volta sola, entro 24 ore, il cervello dice «Ah, questa parola serve, la tengo». Quindi non basta ascoltare o leggere, devi agire. Subito. Ecco 3 modi semplici che puoi fare oggi stesso. Primo, scrivila in un messaggio WhatsApp, a un amico, a te stesso, a chi vuoi, basta che la usi. Secondo, dilla ad alta voce mentre ti vesti. Fai colazione, cammini. Non serve un pubblico, basta che esca dalla tua bocca. Terzo, registrati con la voce. Usa il registratore del telefono. Ripeti una frase con la nuova parola e ascoltati dopo. Ti stupirai di quanto suona naturale. Facciamo un esempio concreto. Immagina che oggi hai imparato la parola ritardo. Allora, prima di andare a dormire, scrivi a un amico: «Scusa il ritardo di oggi, il treno era in ritardo». Oppure, mentre prepari la cena, dici ad alta voce: «Spero che domani non ci sia ritardo. Ho un appuntamento importante». In quel momento, la parola smette di essere nuova, diventa tua. Quindi promettici una cosa. Ogni volta che impari una parola nuova, usala entro 24 ore. Perché le parole non aspettano, ma se le chiami, loro rispondono, sempre. Le parole senza emozione volano via. Sì, puoi ripeterle 1000 volte, ma se non le senti dentro, il vento se le porta. Invece, quando una parola tocca qualcosa che hai vissuto, un ricordo, un brivido, un sorriso, allora si radica, per sempre. Oggi impariamo a rendere le parole nostre, non solo corrette, ma vere. Cominciamo con una parola che tutti conosciamo: nervoso, nervosa. Non ti chiediamo solo di sapere che sono nervoso significa I'm nervous. Ti chiediamo quando ti sei sentito così, davvero. Forse prima di un colloquio di lavoro, o la prima volta che hai parlato in italiano con un madrelingua. Allora, invece di dire una frase generica come lui è nervoso, prova a dire ero nervoso prima dell'esame.
O ancora meglio, mi sento nervoso quando ordino al ristorante e non capisco il menù. Vedi la differenza? Non stai solo usando un aggettivo, stai raccontando un pezzo di te. E ora tocca a te. Chiudi gli occhi per un secondo. Quando ti sei sentita nervoso o nervosa l'ultima volta? In quale situazione? Scrivila. Dilla ad alta voce. Fallo adesso, non dopo. Perché in quel momento la parola nervoso non è più solo un vocabolo, è parte della tua storia. Facciamo un altro esempio. La parola solo, sola. Attenzione! In italiano solo può voler dire da solo, cioè senza compagnia, ma non sempre vuol dire triste. Se dici stasera resto solo a casa, potrebbe essere una scelta bellissima. Un bagno caldo, un film, silenzio. Ma se dici mi sento solo anche in mezzo alla gente, allora stai parlando di solitudine emotiva. E qui a volte usiamo solitario o solitaria per esprimere meglio quel sentimento. Allora pensa a un momento vero nella tua vita. Forse quando ti sei trasferito in una nuova città, o quando sei tornato a casa dopo una giornata lunga e nessuno ti ha chiesto come stai. Prova a costruire una frase che racconti quel momento. Quando sono arrivato a Roma mi sentivo solo, anche se c'era gente ovunque. Oppure, la domenica sera a volte mi sento un po' solitaria. Non importa se la grammatica non è perfetta, importa che la frase ti somigli. Perché quando colleghi una parola a un'emozione tua, il cervello non la dimentica più, la protegge, la custodisce. Ecco il segreto. Non imparare parole. Incontrale nella tua vita. Quindi, ogni volta che senti una parola nuova, fatti questa domanda. Quando l'ho provata? Quando la proverò? E se non ti viene in mente niente, inventa una situazione che potrebbe succederti domani. Immaginala con i dettagli, i suoni, i colori, il battito del cuore. Perché le parole non vivono nei dizionari, vivono nelle nostre giornate, nei nostri sguardi, nei nostri silenzi. E da oggi ogni parola che impari sarà un po' più tua. Allora dimmi, qual è una parola che hai sempre voluto usare ma non sapevi come renderla reale? Forse oggi è il giorno giusto per farlo. Il tuo cervello ama le immagini più delle parole. Molto, molto di più. Pensa a un sogno. Non ricordi le frasi esatte, ma ricordi i colori, i volti, il cielo, il rumore del mare. Ecco, le parole attaccate a un'immagine vivono più a lungo, perché non le pensi, le vedi, le senti. Oggi impariamo a trasformare ogni parola nuova in un piccolo film dentro la tua testa. Prendiamo una parola un po' insolita, ma bellissima. Arrampicarsi. Non limitarti a ripetere arrampicarsi uguale to climb. Fermati un attimo e immagina. Immagina di essere in montagna, in un posto come le Dolomiti. Il sole è appena sorto. L'aria è fresca, quasi pungente. Hai gli scarponi ai piedi, lo zaino in spalla, le mani appoggiate sulla roccia fredda. Senti il respiro un po' affannato, i muscoli delle braccia che lavorano. E in alto, lassù, c'è la vetta. Non la vedi ancora tutta, ma sai che arriverai. Ora, con quell'immagine chiara nella mente, ripeti con noi. Voglio arrampicarmi su quella montagna. Lo senti?
La frase non è più astratta, è parte di un momento che hai vissuto, anche se solo con la fantasia. E se ti dico, il bambino si è arrampicato sull'albero per prendere il pallone, cosa vedi? Forse un cortile estivo, il sole tra le foglie, le ginocchia sporche, la risata del bambino. Esatto. E più l'immagine è ricca, di suoni, movimenti, emozioni, più la parola rimane impressa. Quindi, come puoi rendere questa tecnica parte del tuo studio quotidiano? Primo, disegna. Non devi essere un artista, basta uno schizzo nel quaderno. Una montagna, un albero, una persona che sale. Secondo, cerca un'immagine reale. Apri Google, digita montagna italiana o bambino su un albero e lascia che l'immagine ti parli. Terzo, e forse il più potente, fai il gesto con le mani. Prova ora. Alza le mani come se stessi afferrando una roccia. Spingi verso l'alto. Senti la tensione nei polsi? Questo gesto, unito alla parola arrampicarsi, crea un collegamento fisico e il corpo ricorda meglio della mente. E quando un giorno sentirai qualcuno dire «Mi piacerebbe arrampicarmi sulle Alpi», non penserai alla traduzione. Vedrai l'immagine, sentirai l'aria e la parola uscirà da sola. Prova con altre parole. Sbattere le porte. Senti il rumore? Vedi qualcuno arrabbiato che esce di casa? Soffiare sulle mani. È inverno, fa freddo, le strade sono bagnate. Sgranare gli occhi. Qualcosa di incredibile è appena successo. Non serve imparare 100 parole al giorno. Basta prenderne una e farla vivere nella tua mente, come un ricordo vero. Perché alla fine non stai solo imparando l'italiano, stai costruendo un mondo interiore, in italiano. E ogni immagine che crei è un mattone di quel mondo. Allora, la prossima parola che incontri, non chiederti cosa vuol dire, chiediti cosa vedo. E lascia che la tua fantasia parli, in italiano. Le parole sole sono tristi e in gruppo ballano. È vero, una parola isolata è fragile, ma quando la metti accanto ad altre che le somigliano, che vivono nello stesso posto, nella stessa situazione, allora diventa forte, viva. Pensa a una lista casuale: mela, tavolo, correre, nuvola, chiave. Cosa ti dice? Niente. Sono come persone sconosciute in una stanza buia. Invece, se ti dico nuvoloso, brezza, temporale, tuono, ombrello, improvvisamente vedi il cielo cambiare, senti l'aria fresca sulla pelle, ti prepari alla pioggia. Ecco il segreto. Impara le parole per temi, non per caso. Costruisci piccoli mondi, micro-universi in cui le parole si conoscono, si parlano, si aiutano. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo il tema il meteo. Non impariamo solo temporale, impariamo tutto ciò che lo accompagna. Ascolta questa mini storia, raccontata come se fosse successa davvero. Stamattina era nuvoloso. Il cielo era grigio, ma non minaccioso. Poi, verso mezzogiorno, è arrivata una brezza fresca, quella che fa volare i capelli e solleva i fogli dal tavolo. Sembrava una giornata perfetta, ma all'improvviso, boom, un temporale forte, lampi, tuoni, pioggia battente. Ho dovuto correre a casa con l'ombrello aperto, ma ormai ero già bagnata. Ora, prova a chiudere gli occhi. Hai sentito il tuono? Hai visto le gocce colpire il marciapiede? Hai sentito la brezza sul collo? Tutte quelle parole, nuvoloso, brezza, temporale, tuono, ombrello, non sono più liste,
Sono pezzi di un momento, di un ricordo che potresti aver vissuto o che potrai vivere. E ora facciamo un altro salto. Cambiamo scenario. Al supermercato. Questo è un posto pieno di vita, movimento, decisioni. E ogni azione ha le sue parole. Immagina di entrare, prendere il carrello, guardare lo scontrino della spesa precedente per ricordarti cosa manca. Cerchi il latte, ma non lo trovi. Guardi ogni scaffale, controlli le offerte, chiedi a un commesso: «Scusi, dove posso trovare il latte scremato?» E alla cassa, mentre paghi, vedi uno sconto che non avevi notato. Ah, c'era un'offerta speciale. Peccato che non l'ho vista prima. Parole come carrello, scontrino, scaffale, offerta, cassa, sconto non sono vocaboli astratti, sono strumenti. Aiutano a muoverti, a decidere, a parlare. E se le impari insieme, in una piccola storia come questa, non le dimentichi. Perché ogni volta che vai al supermercato, il tuo cervello le richiama automaticamente. Quindi ecco il nostro consiglio pratico. Scegli un tema a settimana. Potrebbe essere al ristorante, menù, prenotare, conto, cameriere, specialità. In farmacia, mal di testa, ricetta, sciroppo, febbre, allergia. Al parco, panchina, passeggiare, cane, panchina, sole, ombra. Per ogni tema, crea 5-7 parole chiave. Poi costruisci una microstoria, anche solo 3 frasi, che le colleghi tutte. Puoi scriverla, puoi raccontarla a voce alta, puoi immaginarla mentre fai la doccia. L'importante è che le parole vivano insieme. E se vuoi renderla ancora più tua, personalizza la storia. Non una persona va al supermercato, ma io cerco il caffè, ma oggi è finito e mi arrabbio un po'. Perché quando le parole sono collegate, non solo tra loro, ma anche a te, diventano indimenticabili. Ricorda, non stai imparando un dizionario, stai costruendo il tuo mondo in italiano. E ogni settimana aggiungi un nuovo angolo a quel mondo, un mercato, una stazione o un caffè all'angolo. Le parole non saranno più sparse, saranno a casa. Allora, qual è il tuo prossimo tema? Che piccolo universo vuoi creare questa settimana? Sceglilo, raccontalo e lascia che le parole ballino, insieme. Ora che abbiamo esplorato insieme 5 tecniche potenti, è il momento di metterle in pratica. Con la voce. Benvenuti nell'esercizio di shadowing, un metodo semplice ma straordinariamente efficace per allenare pronuncia, ritmo, intonazione e, soprattutto, la fiducia nel parlare. Shadowing significa fare ombra a chi parla. Ascolti una frase e subito dopo la ripeti nello stesso modo, come se stessi seguendo i suoi passi. Non serve tradurre, non serve analizzare, basta ascoltare e imitare, come facevi da bambino, quando imparavi la tua lingua madre. Oggi lo faremo in 3 fasi. Partiremo piano, poi aggiungeremo emozione e infine proveremo un dialogo naturale. Pronti? Ricordate, non importa se non siete perfetti. L'obiettivo non è la perfezione, è l'abitudine di parlare. Fase 1. Frasi base, livello principiante. Ascolta la frase, poi, dopo una breve pausa, ripetila ad alta voce. Segui il mio ritmo, il mio tono. Devo caricare il telefono. Il treno è in ritardo. Posso prendere in prestito il tuo libro?
La mia scrivania è sempre disordinata. Bene. Ora io ripeterò le stesse frasi leggermente più naturale, con un po' di musica nella voce. Ascolta e fai ombra a me. Devo caricare il telefono. Il treno è in ritardo, come sempre. Posso prendere in prestito il tuo libro? Te lo restituisco domani. La mia scrivania è un disastro, ma almeno so dove trovare le cose. Sentite la differenza? Non sono solo parole, sono momenti. E voi li state vivendo, con la vostra voce. Ora aggiungiamo sentimento. Le parole non sono neutre. Portano dentro gioia, frustrazione, nostalgia. Ascolta queste frasi. Cerca di sentire l'emozione dietro le parole e ripetile con lo stesso cuore. Mi sento nervoso quando parlo in italiano davanti agli altri. A volte mi sento solo, anche se sono circondato da persone. Voglio arrampicarmi su quella montagna e vedere il mondo da lassù. Stamattina era nuvoloso, ma ora splende il sole. Che bella giornata! Ora, seconda lettura. Ripeti dopo di me ogni battuta. Pronti? Ciao! Scusa il ritardo. Il treno era in ritardo. Tranquilla, anche io sono appena arrivato. Hai già ordinato? No, stavo aspettando te. Prendiamo un caffè? Volentieri. Oggi ho proprio bisogno di caricare un po' le batterie. Bravissimi. Avete appena recitato un dialogo reale, con parole che conoscete, in un contesto che potreste vivere domani. E se vi sembra difficile ripetere entrambe le parti, non preoccupatevi. Fatelo 2 volte, una per ogni ruolo. L'importante è parlare. Perché ogni volta che usate la voce, state costruendo un ponte tra la vostra mente e il mondo reale. E ora che avete parlato, ascoltato, sentito, siete pronti per il prossimo passo. Ascoltare di nuovo, con occhi nuovi. Non aver paura di esagerare. Alza un po' la voce, abbassala, sorridi mentre parli. Il tuo corpo deve imparare a sentire l'italiano, non solo a ripeterlo. Infine, proviamo un breve scambio tra 2 persone. Ascolta tutto il dialogo una volta. Poi, alla seconda lettura, ripeterai entrambe le parti. Prima la mia, poi quella di Giovanni. Ciao, scusa il ritardo. Il treno era in ritardo. Tranquilla, anche io sono appena arrivato. Hai già ordinato? No, stavo aspettando te. Prendiamo un caffè. Volentieri. Oggi ho proprio bisogno di caricare un po' le batterie. Ora che abbiamo parlato, ripetuto, immaginato e persino ballato con le parole, è il momento di tornare indietro. Sì, faremo un secondo ascolto, breve ma potente. Non per imparare cose nuove, ma per sentire meglio quello che già conoscete. La prima volta che ascolti una frase in italiano, il cervello è impegnato a decifrare cosa ha detto, cosa vuol dire. Ma la seconda volta qualcosa cambia. Il cervello non è più in allarme, è più calmo, più curioso. E allora comincia a notare i dettagli che prima non vedeva. Il ritmo, la musica tra le parole, quel piccolo è prima di una risposta, il modo in cui caricare suona diverso quando è una richiesta o un sospiro di stanchezza. Quindi ora
Ascoltate con il cuore, non solo con le orecchie. Devo caricare il telefono. Scusa il ritardo. Il treno era in ritardo. Mi sento nervoso quando ordino al ristorante. A volte mi sento solo, anche se sono circondato da persone. Voglio arrampicarmi su quella montagna. Stamattina era nuvoloso, poi è arrivata una brezza fresca e all'improvviso, boom, un temporale forte. Posso prendere in prestito il tuo libro? Certo, te lo presto volentieri. La mia scrivania è un disastro, ma almeno so dove trovare le cose. Prendiamo un caffè? Volentieri. Oggi ho proprio bisogno di caricare un po' le batterie. Avete sentito? Le stesse frasi di prima, ma ora suonano più familiari, più vicine. Forse avete notato una pausa inaspettata o un accento su una sillaba che prima non avevate colto. Questo è il potere del secondo ascolto. Non aggiunge informazioni, aggiunge profondità. Ed è per questo che, nei vostri studi, vi invitiamo a riascoltare. Non per noia, ma per scoperta. Ogni volta che riascoltate un dialogo, una canzone, un episodio come questo, il vostro cervello fa un passo avanti, silenzioso, ma reale. Perché l'italiano non si impara in un colpo solo. Si impara a strati, come la cipolla o come la lasagna. Sì, preferiamo la lasagna. Allora, se vi va, riascoltate questo episodio domani o tra una settimana. Vedrete, ogni volta sentirete qualcosa di nuovo. Perché ormai non siete più solo studenti, siete ascoltatori attivi e ogni parola che avete fatto vostra vi ascolta a sua volta. Ora, prima di salutarvi, c'è una piccola missione per voi. Una sfida quotidiana, semplice, ma trasformativa. La tua missione questa settimana è semplice, ma potente. Ogni giorno scegli una parola che ti colpisce, una che hai sentito oggi o che hai sempre voluto usare. Poi crea 3 frasi tue con quella parola. Non frasi copiate, frasi vere, frasi che raccontano la tua giornata, i tuoi pensieri, i tuoi sogni. E infine usala entro 24 ore. Scrivila, dilla ad alta voce, mandala in un messaggio, registrati mentre la dici. Perché non si tratta di accumulare parole, si tratta di farle vivere. E ricorda, non cercare di imparare tutto. Non serve. Cerca invece di sentire qualcosa, una parola, un suono, un momento. Perché l'italiano non è una lista da studiare. È una vita da vivere. Una parola alla volta. E ogni parola che scegli, ogni frase che crei, ti avvicina un po' di più a quel giorno in cui parlerai italiano senza pensarci. Allora, ti lanciamo una domanda. Qual è la tua parola di oggi? Scrivicela nei commenti. Ci fa sempre piacere leggere le vostre parole, le vostre storie, le vostre voci che crescono. E se questo episodio ti è stato utile, condividelo con qualcuno che sta imparando l'italiano come te. Più siamo, più l'italiano diventa vivo. Iscriviti al canale Italian Pod per non perderti i prossimi episodi pieni di frasi vere, esercizi pratici e tanta passione per questa bellissima lingua. Grazie per essere qui, per ascoltare con il cuore, per ripetere con coraggio, Continua a parlare. perché il tuo italiano merita di essere ascoltato. A presto! A prestissimo. La tua missione questa settimana è semplice, ma potente. Ogni giorno scegli una parola che ti colpisce, una che hai sentito oggi o che hai sempre voluto usare. Poi crea 3 frasi tue con quella parola. Non frasi copiate, frasi vere, frasi che raccontano la tua giornata, i tuoi pensieri, i tuoi sogni. E infine usala entro 24 ore. Scrivila, dilla ad alta voce, mandala in un messaggio, registrati mentre la dici. Perché non si tratta di accumulare parole, si tratta di farle vivere. E ricorda, non cercare di imparare tutto. Non serve.
Cerca invece di sentire qualcosa, una parola, un suono, un momento. Perché l'italiano non è una lista da studiare, È una vita da vivere. una parola alla volta. E ogni parola che scegli, ogni frase che crei, ti avvicina un po' di più a quel giorno in cui parlerai italiano senza pensarci. Allora, ti lanciamo una domanda. Qual è la tua parola di oggi? Scrivicela nei commenti. Ci fa sempre piacere leggere le vostre parole, le vostre storie, le vostre voci che crescono. E se questo episodio ti è stato utile, condividelo con qualcuno che sta imparando l'italiano come te. Più siamo, più l'italiano diventa vivo. Iscriviti al canale Italian Pod per non perderti i prossimi episodi pieni di frasi vere, esercizi pratici e tanta passione per questa bellissima lingua. Grazie per essere qui, per ascoltare con il cuore, per ripetere con coraggio, Continua a parlare. perché il tuo italiano merita di essere ascoltato. A presto! A prestissimo!